Ben ritrovati, buongiorno a tutti qui da Radio Rossonera, mattino Milan di martedì 7 marzo e quindi siamo alla vigilia finalmente di Tottenham-Milan, il ritorno degli ottavi di Champions League, si parte dall'1-0 dell'andata e domani si vedrà cosa succederà in quel del New Tottenham Hotspur Stadium di Londra. No, No, o lo chiami New White Hart Lane o Tottenham Hotspur Stadium. è sempre New, eh. Vabbè, sì. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, che magari si sono abbonati, anche perché da oggi parte un regalino per gli abbonati. Io inizio a dirvi abbonatevi questa mattina, perché poi da oggi capite che un regalino arriva per gli abbonati, solo per gli abbonati, ed è un regalino carino per il prossimo futuro immediato, tra l'altro. Caro Enrico Boiani, noi invece andiamo su Gazzetta dello Sport perché parte la trasferta di Londra, parte la missione del Milan, così recita Gazzetta, eccoci qua, con mister Stefano Pioli, Sì, con Rafael Leao, col Big Ben, tra l'altro. beh, missione a Londra. Eh già, con un Pioli in versione 007, quindi si fa davvero sul serio adesso. La Champions League non ti aspetterà più, Champions che tra l'altro parte proprio stasera, tra poco vediamo anche chi scende in campo, però al di là di questo, Henry, eh, il campionato ovviamente lo mettiamo un attimino da parte, la Champions è, come sappiamo, è un mondo a sé. Io mi aspetto che il Milan gestisca appunto la Champions come un mondo a sé. Sì, il campionato lo mettiamo un po' da parte, mi verrebbe da dire l'abbiamo messo un po' da parte anche sabato, perché ne abbiamo parlato i giorni scorsi e la partita non è stata, diciamo, del livello di quello che ci si aspettava. Però anche quella col Torino, sempre prima della Champions League, se andiamo a vedere, non è che avesse regalato poi chissà che positività, anzi hai perso male, un po' come sabato, ecco. Quindi, e poi in Champions League invece hai fatto molto bene. Quindi la speranza è quella che si possano ripetere le cose, no? Che possono andare più o meno allo stesso modo e che, come dire, tu possa perlomeno combattere fino al 95esimo, 97esimo, quel che sarà. Poi come va. È ovvio che partiamo da... Devi passare. Devi passare, sì. Non affrontiamo una squadra facile, No, certo. ecco. Io ovviamente son positivo perché, partiamo da un 1-0, perché il Milan in Champions League, e lo sappiamo, non è il Milan del campionato, storicamente, però loro là sono veramente una macchina in Mm. casa. Ci Mm. aggiungo che cambiano qualcosina davanti rispetto all'andata, perché partono con Richarlison sulla carta, ma soprattutto ci aggiungo che è rientrato Højbjerg, Mm. che all'andata a San Siro non c'era, giocava Sara insieme a Skip, e loro quando c'è Højbjerg sono totalmente un'altra squadra. Diciamo che i fattori che mi fanno essere più preoccupato rispetto all'andata, dove non dico che ero tranquillo, però ero estremamente ottimista, qualche fattore in più che mi fa preoccupare c'è, ecco. Poi sei in vantaggio di 1-0, in qualche modo lo devi sfruttare, devi fare in modo di passare il turno. Però ecco, non partiamo, tra virgolette, troppo sicuri di noi. Ecco, Anche perché perché, tra l'altro, anche perché no, oltre a questo, adesso ne parliamo, quando siamo un po' troppo sicuri di noi ultimamente sì, non va non è benissimo. andata particolarmente bene. A proposito, allora, ieri non si è allenato Olivier Giroud. Febbre, non una roba sconvolgente, non uno stato influenzale pesante, però un po' di febbre c'era. C'è una buona probabilità che in realtà
oggi si alleni, magari molti di quelli che vedranno questo video sapranno già se si è allenato oppure no, perché alle ore 11:30, 11:40 inizia l'allenamento e quindi sappiamo subito se ad esempio Olivier Giroud è in gruppo e quindi rifinitura compresa, poi parte per Londra. La percentuale che ci sia è buona. Ovviamente con la febbre non è che lo puoi mai sapere, magari stamattina si è svegliato e ancora non ci siamo e probabilmente non c'è nemmeno lui per la rifinitura, però a quello che diciamo, rimaniamo a ieri sera, ieri notte, c'è una buona possibilità che oggi si alleni e quindi parta e quindi sia anche il titolare. Questo è sicuramente positivo. È ovvio che salti un allenamento nel giro di 3 giorni, comunque significativo. Cioè, io mi immagino che ieri sia stato fatto del lavoro molto importante per la partita, perché i giorni che hai a disposizione tra Firenze e oggi, tra Firenze e domani son pochi. Però cioè non può c'era Giroud secondo me, anche se è rientrante in uno stato febbrile, anche se non è al 100%, non puoi permetterti di schierare, secondo me non puoi permetterti di schierare Origi o Rebic in una partita del genere. Questa era probabile, con i dubbi che abbiamo già raccontato ieri, li teniamo anche se in realtà ormai si stanno andando sciogliendosi a vantaggio di Messias e Ciao, più che di Kier, e con Tomori. Quindi con Maignan in porta, Tomori, Ciao e Kalulu dietro, difesa che è ormai quella solita delle ultime partite, con Teo a sinistra e Messias a destra, con Tonali e Benasser, Krunic, Leao e appunto Olivier Giroud. Se non ci dovesse essere Olivier Giroud, più Rebic che Origi, come detto. Stiamo a vedere quale sarà la nostra formazione. Dalle 11:40 parte l'allenamento, quindi ne sapremo sicuramente di più. Vado velocemente anche a mostrarvi il Tottenham con Forster in porta, all'Inglese Sanchez e Romero in difesa, Perisic a sinistra ed Emerson a destra con Skip e Højbjerg a centrocampo, Son e Richarlison dietro Harry Kane. Ripeto, di buono c'è che probabilmente non c'è Dyer e quindi che era diffidato se non sbaglio all'andata, quindi è squalificato per questa sfida. E quindi, come dire, per me è positivo, cioè sono una squadra diversa loro con Dyer in mezzo rispetto a Sanchez che fa un altro tipo di lavoro, però la vera differenza rispetto all'andata è Højbjerg e come dicevo prima è la cosa che mi preoccupa un pochino di più. Ancora di più di Richarlison con Son e Kane davanti, ecco, e della non presenza di Kulusevski. Cioè, la cosa che mi preoccupa di più di questo ritorno, anzi, le cose sono due. Il loro, tra virgolette, ruolino di marcia in casa, che è clamoroso, veramente clamoroso, e la presenza di Højbjerg, perché loro girano con Højbjerg, non dico che non girano, ma fanno molta più fatica a girare senza Højbjerg. Torniamo un attimo in studio per ripassare subito invece Henry da quello che è il programma, così lo facciamo vedere a tutti quanti, magari qualcuno si è un attimo perso che in realtà si parte già oggi. Quindi le sfide del martedì dello scorso turno si invertono, partono quelli che hanno giocato il mercoledì, quindi Benfica-Bruges si parte dal 2-0 dell'andata, e anzi dallo 0-2 in realtà, e Chelsea-Borussia di Dortmund. Molto curioso di vedere questo Chelsea-Dortmund, e capire un po' cosa succede, perché all'andata ha vinto il Dortmund, il Chelsea se esce agli ottavi di Champions League
dopo il campionato che sta facendo Non è un cliente facile, e dopo tutti i soldi che ha speso, no, lo so, però cioè, sarebbe veramente extra fallimento. Cioè, tanto il campionato è già andato da un po', le posizioni del campionato sono già andate da un po'. Fallire, tra virgolette, anche in Champions, che non significa necessariamente vincerla, però puoi anche arrivare in semifinale, puoi fare un bel quarto, invece uscire agli ottavi sarebbe insomma bruttino. Però chi se ne frega, l'importante è la partita di domani, non quella di oggi. Esattamente, domani c'è Tottenham-Milan e chiude Bayern-Paris Saint-Germain. Per il resto torniamo settimana prossima invece per le altre gare degli ottavi. A proposito di come si passa negli ottavi, qualcuno che gli ottavi li ha passati più e più volte, ovvero Alessandro Nesta. Milan passi così, tutti dietro? No. Attacca e segna, mi fido di Ciao, chiedo di più a Leao. Strano, nulla da dire a Nesta, ma strano che si chieda più a Leao. Vabbè, Guarda, il anche campetto lì mentre in alto racconta di un Milan più aggressivo, cioè di non essere attendista, di andare a prendersi gli esterni del Tottenham un po' presto per non farseli portare in casa. ci sta, ci sta. Per me la cosa importante di stasera è veramente evitare i gol degli altri, cioè più che farne tu, che magari dovrai anche, ma evitare i gol degli altri. Poi come dire, se il piano gara migliore è quello di essere iperaggressivo, che lo si faccia, ecco, non lo so. Se poi invece il piano di gara è rimanere molto più guardingo e chiuso, idem. Lo vedremo domani sera. Anch'io penso che contro una squadra di Conte stare chiuso potrebbe avere dei pro e dei contro, ecco. Quindi mi fido di Nesta, facciamo così. A proposito di Nesta, che è un allenatore, Henry, oggi Gazzetta così, ciao, oggi Gazzetta così all'improvviso spara un toto panchina così da 7 marzo, completamente Vabbè. out of contest. Sì, però insomma ci sono gli ottavi di Champions League da giocare. Vabbè. Idea Tuchel per Inter e Roma, svolta Milan con Luis Enrique e la Juve alla carta Zidane. Tra l'altro la Gazzetta premette che sarebbero idee in caso di mancata Champions, cioè di mancato quarto posto, Pioli salta, arriva Luis Enrique. Per me te la tiro fuori dal cuore, onesto. È completamente no sense. Ma non Luis Enrique. Abbozzare in questo momento che possa essere Luis Enrique. No, non lo so, cioè, avranno letto il mio tweet di un mesetto fa, cosa ti devo dire? Non so spiegarmelo anche perché, cioè, Quindi Zidane scenderebbe in B, pazzesco. Vabbè. in B no, dai, cioè, non penso, cioè. No, è talmente juventino che... Sì, non Vabbè. farebbe la Champions, niente di niente, certo. Va bene, ce lo prendiamo, lo leggiamo, ci facciamo due risate. Vabbè. Magari poi si verifica, che ne sai? Assolutamente, Un assolutamente. Il pochino 7 presto, marzo mi sembra un po' così, un pochino prematuro, ecco. o improbabile. Caro Enrico Boiani, noi siamo Esatto, magari arrivati... per il Milan lo potevi Sì, fare, ma un po' prima. sì, ecco, forse sì. Se Grazie Henry, dovevi, dico. ci troviamo direttamente a Chiama Milan tra pochi minuti, con anche nei social l'immagine dell'allenamento, alle 13 invece c'è Lancia, alle 16 il talk, 19 per un filo rosso-nero già in salsa londinese. Ok, mi raccomando, lasciate Tra mi l'altro, piace. Carlo, se non ricordo male, sì, è presente anche lui, farà, ve lo spoilero, con qualche collega un piccolo tour dello stadio del Tottenham con insomma, degli addetti ai lavori di eccezione del Tottenham che racconteranno un po' lo stadio, anche perché ve l'abbiamo sempre detto, ce lo siamo sempre detto, lo stadio del Tottenham
è molto, molto tenuto in considerazione come modello per il prossimo stadio del Milan. Studio Populus, non a caso. Lasciate un mi piace sotto, perché è semplicissimo, ci supporta tanto, veramente ci mettete niente. Scriveteci un commento sulla vostra formazione anti-Tottenham, ditecela e diteci cosa vi preoccupa degli inglesi e niente. Scriveteci un commento, lasciatecelo qua sotto. Alla prossima. Grazie a tutti, abbonatevi perché come detto oggi ci sarà da oggi un regalino per i prossimi giorni. Grazie a tutti per essere stati qui con noi, ci ritorniamo come detto tra pochi minuti sull'altra piattaforma perché è la Mina. Ciao!